Ben ritrovati, buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera, buongiorno da questo 20 di novembre, un lunedì di sosta e quindi insomma vi devo ringraziare ancor prima di partire con l'editoriale perché capisco che appunto un editoriale lunedì di sosta, dopo che siamo arrivati da 3, 4, 5 partite, Paris Saint-Germain escluso, non particolarmente positive, possa essere già un atto di fede quello di aver cliccato sull'editoriale. Quindi buongiorno e grazie per essere qui. Se volete mettere like ovviamente c'è la possibilità di farlo, se volete iscrivervi al canale per continuare a seguirci. Grazie per aver seguito anche lo speciale sullo stadio. Insomma, è un bel mese importante. Come vedete, l'ho soprannominato All In perché magari in altre circostanze, in altri momenti della stagione, si abusa un po' a parlare di momento decisivo, momento chiave, però qua mi sento di spenderlo la definizione, mi sento di spendere la definizione di all in, mi sembra proprio che ci stiamo andando a giocare una bella parte di stagione. Quello che arriverà nelle prossime partite, soprattutto in generale nel prossimo mese, dirà tanto del nostro futuro, sia a livello di Champions League che di campionato e come vedete qua di fianco anche per il resto della situazione, cioè la Champions che ti porta al mondiale, cioè la situazione infortuni che va risolta perché altrimenti non hai giocatori per la guida tecnica che si gioca tanto, la settimana di Ibra che dovrebbe arrivare proprio con l'inizio di questa settimana si apre la settimana del ritorno, il terzo ritorno di Zlatan Ibrahimovic e soprattutto ci giochiamo una buona fetta del nostro futuro a 360 gradi. Quindi partiamo. Li ho messi un pochino in fila, non in ordine di importanza, ma semplicemente come in quel momento mi veniva quasi di getto e quindi probabilmente di getto è anche stato l'importanza, cioè il campionato. Ve lo mostro qua di fianco. Questo è il nostro prossimo percorso. È inutile che ci nascondiamo, ci giochiamo praticamente o quasi tutto in questa parte di stagione, quella che arriverà fino a Natale. Ci giochiamo il campionato perché il campionato ci vede partire con un bel po' di ritardo. Abbiamo perso 10 punti dall'Inter nell'ultima tranche. Si può fare il percorso inverso? Sì, perché nel calcio può succedere di tutto, però arrivavamo da un +2 e ci ritroviamo a -8 ad approcciare in questa fase di campionato e quindi bisogna mettere il giusto peso alle partite e son partite pesanti. Qua sembra forse di esagerare, magari anche parlando sembra che stia esagerando. Però le prossime 2 in casa con Fiorentina e Frosinone rischiano di essere davvero uno svincolo pesante, perché l'Inter nel frattempo ha 2 trasferte, tra l'altro pesanti, ha delle partite che sono nel prossimo periodo molto pesanti, quindi se dovessimo non far punti, a fronte di un calendario pesante il loro e il nostro non propriamente impossibile, il campionato se ne va. E mi verrebbe veramente male al cuore pensare che il campionato se ne possa andare a novembre-dicembre, quando poi ci si gioca la stella con l'Inter. Quindi già dalla prossima, con l'Inter che va a casa della Juve e noi con la Fiorentina in casa ci giochiamo tanto, così come ci giochiamo tanto col Borussia. Credo che la Champions League passi molto dalla prossima partita, ancor più che quella col Newcastle che deve andare in casa del Paris Saint-Germain, e noi aspettiamo il Borussia. Se il Borussia fa risultato si complica parecchio la situazione. Questo era il calendario, ma torno qui perché credo che sia anche giusto aprire le altre parentesi, cioè quelle legate a chi in questo momento ci deve portare fuori dalle sabbie mobili di questo novembre non particolarmente positivo. Allora, la questione infortuni che è esplosa nelle ultime 2 settimane, 3 settimane, in realtà è latente da oltre un mese ed è ancor più latente da oltre 3 anni. Ci siamo un pochino fatti portare via, un pochino portare a spasso, diciamo, dalla questione incontri tra allenatore, staff, dirigenza, eccetera. Io sono rimasto alle parole, cioè quello che in questo momento sono i fatti.
Cioè, il fatto è che qualcuno, ovvero allenatore, ha detto a Lecce: "Il problema c'è, ma finora non abbiamo capito il perché". Io qui sono rimasto e non credo che nemmeno la parte dirigenziale possa avere gli strumenti, perché è giusto che non li abbia, per capire a fondo cosa non è andato finora. Sto leggendo ancora un po' tante scuse, tipo i campi di Milanello. Ci ci posso anche credere, posso anche pensare che possa essere una delle cause, ma allora non mi spiego il perché la primavera non abbia queste ecatombe infortuni e non ce l'abbia da ottobre-novembre. Non è che in ottobre-novembre noi andiamo ad allenarci in un altro centro sportivo. Sempre a Milanello siamo, sempre su quei campi siamo. Cioè, i campi di febbraio-marzo sono duri o in condizioni simili a quelli di ottobre-novembre. Cioè, non è che andiamo a allenarci da un'altra parte in ottobre-novembre negli ultimi 3-4 anni. A me sembra che purtroppo no, l'errore no, però la sistematicità dei nostri infortuni induca a pensare che ci siano delle altre cause, che non siano né eventi legati a sfortune o a allineamenti di pianeti, quindi qualcosa che succede all'istante non succede più, ma se succede per 4 anni eviterei di parlare di concause. Io andrei dritto al punto nel caso e proverei a risolverla con chi realmente poi ci deve metter le mani, perché credo che sia una questione umana in questo momento. Né una questione di cabala, né una questione di campi, né una questione di impegni, né una questione di altro. Credo che sia una questione umana. Ehm, la guida tecnica. E come ci giochiamo noi tanto per gli obiettivi, credo che a questo punto si giochi tanto anche il mister. Non voglio fare un editoriale pesante, non voglio fare un editoriale di attacco, siamo in sosta tutti quanti, quindi è anche giusto prendersela un attimo con un passo meno deciso. È ovvio che si gioca tanto, ma come è giusto che sia. Siamo il Milan che 2 anni fa ha vinto lo scudetto e l'anno scorso ha fatto la semifinale di Champions e in generale siamo il Milan, bisogna sempre ricordarselo che siamo il Milan a 360 gradi. Ricordiamoci sempre che rappresentiamo questa società e che è ovvio che se arrivi da un periodo dove porti a casa 2 punti in campionato e poi porti a casa poco altro, e in Champions League porti a casa una vittoria e una sconfitta, diciamo che i cuscinetti, diciamo si cade, se si cade ci si fa male. Non si cade più su qualche partita cuscinetto che ti può dare la possibilità di andare avanti, perché è giusto così, non si può trascinarsi, non ci si può trascinare. Ora, se riusciamo a rimbalzare definitivamente, dopo aver rimbalzato col Paris Saint-Germain verso l'alto e siamo cascati nuovamente a Lecce in tanti nostri problemi, abbiamo provato anche a dimostrarli nella lavagna tattica di lunedì scorso. Abbiamo messo in campo qualcosa di nuovo, è vero, ma alle prime difficoltà questa squadra A si squaglia di testa e B torna a commettere gli stessi errori, quindi vuol dire che ancora non ha dentro, non ha assimilato qualcosa di buono che abbiamo provato a impostare nelle ultime 2 partite, tipo un'aggressione alta non altissima e non spregiudicata. Cosa positiva, assolutamente. Però ai primi errori siamo tornati all'attacco tutti a testa bassa, appassionatamente, come negli ultimi 25 minuti di Lecce. Però è ovvio che non ci si può più nascondere, non ci si può più, diciamo così, rassegnare al fatto che questo Milan non possa che vincere da adesso in poi. Non abbiamo più margini di errori, ne abbiamo pochissimo, in Champions League è praticamente ridotto quasi a 0, in campionato se vuoi fare la corsa di vertice, che vuol dire vincere, perché il Milan deve pensare di vincere, non pensare di arrivare quarto in un campionato del genere e con un mercato del genere non può e non deve pensare di arrivare quarto e non può trascinarsi. Io penso che a questo punto, diciamo così, siamo all'all-in, come ho scritto nella copertina, siamo al punto di non ritorno, o si va
o si tira dritto, si va avanti bene, oppure si finisce qui. Senza pregiudizi, è il campo. Il campo dirà se sarà giusto andare avanti o no, non a prescindere come è stato fatto l'anno scorso. L'anno scorso in primavera è stato commesso un errore grave e pesante, cioè quello di non considerare che c'erano dei concorsi di colpa e che quindi andavano tutti giudicati a fine stagione. Adesso spero che non lo si faccia lo stesso errore, che quindi si vada avanti a prescindere. Il campo, i risultati. Niente, diciamo così, protezione a prescindere e niente giustizialismi. Il campo. Il campo finora ha detto che sei partito bene, hai avuto una parte centrale non buona, assolutamente non buona. Questa terza parte darà, credo, il giudizio su come si andrà a chiudere questa stagione, perché non si può pensare di chiudere una stagione con un allenatore o con una guida tecnica o con la questione infortuni, perché non c'è un'alternativa. L'alternativa c'è sempre, al di là del nome, l'alternativa c'è sempre se, e dico se, il rischio di andare avanti così è più alto rispetto a quello di cambiare con chi che sia. Perché un conto è andare avanti di inerzia per quieto vivere e per provare a ristabilire un buon passo. Un conto è perché non si pensa di avere un'idea diversa. Non possiamo andare avanti di quieto vivere. Ecco, tutto qua. La settimana di Ibra e chiudiamo. Oggi farò un breve editoriale di questa sosta. D'altronde è inutile che ci stiamo a parlare di Bennacer, che sì, si sta allenando, ma andiamo coi piedi di piombo con Isma. Avremo tempo di parlare di Jovic, di Okafor, ne parleremo in settimana, eccetera. Sono temi di più attualità vicino al campo. Volevo parlare un secondo di Ibra. Io rimango della mia idea, quella di 20 giorni fa, e anche rispetto a quello che è accaduto negli ultimi 7-10 giorni, non me l'ha fatta cambiare. Se Zlatan arriva, cosa probabile, molto probabile, Zlatan deve arrivare con la forza di poter agire, di poter impattare. Anche perché se Zlatan viene chiamato e viene chiamato dalla proprietà del Milan, è perché la proprietà del Milan ha individuato esserci un problema o quantomeno una mancanza, un'assenza, decidete voi, e vuole colmarla con l'ingresso di una figura nuova, cioè quella di Zlatan Ibrahimovic. Altrimenti, se tutto fosse andato per filo e per segno, se tutti avessero fatto le cose come ci si aspettava potessero andare da luglio in poi, la figura di Zlatan era inutile ed era superflua. Evidentemente, se stiamo correndo, diciamo così, ai ripari e stiamo cercando di mettere in squadra Zlatan, è perché evidentemente qualcosa manca. Non è che ci inventiamo una figura terza nel mondo del calcio che non esiste. Zlatan viene a fare determinate cose che hanno sempre fatto tutti nel mondo del calcio, chi in un modo, chi nell'altro, chi, diciamo così, soltanto per la parte gruppo, chi campo, eccetera, eccetera. Però evidentemente chi dovere più su di tutti ha reputato che c'è la necessità di avere quest'altra figura che ci può dare una mano, ci deve dare una mano, io penso che darà una mano. L'unica cosa che mi auguro, ma non è veramente per polemica, assolutamente no, mi auguro semplicemente che Zlatan arrivi con il benestare di tutti, non di facciata, ma con il benestare di tutti per davvero, perché abbiamo visto semplicemente nel passato cosa è accaduto. Perché le parole di facciata c'erano e poi in realtà il magma sotto che ribolliva era altro. Da tutte le parti, eh. Io non voglio salvar nessuno, vedova di nessuno, non mi interessa onestamente. Come ho sempre detto, il passato è passato, è andato, via. C'è sempre spazio solo per il futuro. Però non voglio rivedere gli errori del passato, quello no, quello no. Allora, siccome in passato gli errori sono stati fatti e di convivenze forzate ce ne sono già state a prescindere, non voglio vedere altre convivenze forzate che non portano a niente, se non magari a qualche beneficio sul momento. Quindi, se Zlatan arriva bene, con il benestare di tutti bene, con sorrisi a 360 gradi, non solo di facciata, e che abbia dei compiti anche chiari e precisi per quanto riguarda quello che può realmente andare a fare.
anche perché se non è inquadrato in quadri dirigenziali di AC Milan, deve comunque poter impattare anche se non è un tesserato. Quindi io mi aspetto e mi auguro che si stia facendo tutto per bene. Non posso giudicare quello che ancora non è accaduto e non sappiamo, sarebbe un processo alle intenzioni, quindi mi fermo qui. È semplicemente un augurio che tutto vada fatta per il meglio, perché in passato non è stato fatto tutto per il meglio. Grazie per essere stato qui con me, buon lunedì, buona settimana che ci condurrà alla prossima tranche fondamentale di partite. E che dire, siete pronti per l'all-in? Se volete commentare qua sotto. Grazie a tutti, buona settimana.